In questo video ti parlo di minimalismo, perché ho deciso di abbracciare questa filosofia di vita. Che cos'è, quali sono i vantaggi che ho ottenuto e quali quelli che potresti ottenere anche tu. In questo video appunto voglio parlarti del minimalismo. Che cos'è il minimalismo? Il minimalismo non è altro che una filosofia di vita, quindi non ha a che fare con religioni o altro, è una filosofia di vita che ti aiuta a star meglio con te stesso, eliminando tutto il superfluo. Quindi è un modo per concentrarsi su ciò che ha realmente valore e ognuno di noi ovviamente sa nel suo piccolo dentro di sé cosa per lui o per lei ha realmente valore. Il minimalismo mi ci sono avvicinato un po' per caso, perché tutti noi, credo, abbiamo la tendenza ad accumulare oggetti, no? Un po' per queste sovrastrutture mentali, un po' per la situazione, un po' insomma, ci viene imposto dall'esterno che più accumuli, più hai, più forse sei importante, sei bravo, eccetera, eccetera. E quindi che cosa succede, no? Proprio perché la televisione ci bombarda di messaggi dove dobbiamo acquistare l'ultimo modello anche se 6 mesi prima abbiamo acquistato il modello precedente. E quindi voglio dire, tutti noi ne siamo vittime. Però ci sono persone che a un certo punto riescono a dire basta. Lo faccio io, lo fanno tante altre persone. Come si arriva a questa consapevolezza, io potrei dire? Si arriva nel momento in cui capisci, o meglio, senti il bisogno di svuotare la testa, ma anche la casa. Spesso quando si parla di minimalismo si fa riferimento a Marie Kondo, che è questa giapponese che ha inventato il metodo Kondo, cioè come sistemare casa. Al di là del fatto che il Giappone è molto diverso rispetto all'Italia, per cui io ho iniziato a leggere quel libro, ma quando mi sono imbattuto nella parte in cui lei parla dello spirito dei vestiti, eccetera, eccetera, ho abbandonato la lettura, perché non è quello che mi interessa. Ho preso il buono che c'era in quella lettura, molto poco, ti devo dire la verità, ma probabilmente non perché non è un bel libro, anzi, ma perché a me non dava più di quello. Che cosa ho fatto quindi? Mi sono avvicinato a questo mondo e ho capito, proprio per un'esigenza personale, che eliminare il superfluo poteva aiutarmi. Ed ho iniziato così, ho eliminato, complice anche un trasloco, ti dico la verità, quindi forse sono stato anche un po' fortunato da questo punto di vista. Complice un trasloco, ho eliminato, avevo, e non sto scherzando, 40 camicie. Avevo 40 camicie di tutti i colori. Le ho eliminate tutte, ne ho lasciate una sola gialla. Ovviamente non le ho buttate, le ho date alla Caritas, le ho date in chiesa, le ho date insomma a persone che pensavo potessero averne bisogno. Ho eliminato anche i completi, quelli sai, giacca e pantalone, ho eliminato un sacco di cose, quindi partendo proprio dall'armadio, che forse è la prima cosa sulla quale si riesce un po' ad avere potere e volontà di riuscire a cambiare. Mi sono reso conto nel tempo, voglio fartela breve, che di 10 paia di scarpe che avevo ne utilizzavo sempre 3, quindi le altre erano superflue. Che cosa ho fatto? Le ho regalate. Ma sai la cosa bella qual è? Qualcuno poteva dire anche, scusa, perché non le vendi visto che sono nuove? Perché effettivamente erano nuove, così come giubbini con il cartellino, t-shirt con il cartellino, pantaloni con il cartellino ancora, no? Tutti noi compriamo magari con i saldi e poi non mettiamo, oppure compriamo qualcosa, la mettiamo, poi ingrassiamo o dimagriamo e la teniamo lì ferma. Quando ingrasso nuovamente, o se ingrasso nuovamente, o se dovessi dimagrire, o quando dimagrirò, potrò rimetterla nuovamente. Nel frattempo però sai cosa succede? Che lì fuori ci sono tantissime persone che ne hanno bisogno adesso. Quindi il fatto che noi conserviamo, accumuliamo in maniera patologica in alcuni casi, in questo momento sto parlando di vestiti, nella speranza che un giorno li metteremo, e nel frattempo adesso, in quest'istante, ci sono persone lì fuori che non hanno vestiti. E quindi questa consapevolezza dentro di me è nata forte, per cui non vendo i vestiti, li regalo. Ormai sono diventato amico con la signora della Caritas, perché arrivo con dei bustoni pieni e lei è felicissima perché ovviamente possono aiutare le persone. Ti racconto questo episodio. Ero con mio figlio che al momento in cui sto registrando questo video ha 8 anni e anche lui si è abituato a regalare i giochi che non utilizza più, i vestiti che non utilizza più.
Eravamo fuori la Caritas e avevo lì dei bustoni, ho citofonato, stavo attendendo che la signora li venisse a prendere. Passa un ragazzo, non importa l'etnia, non importa il colore della pelle o altro, un ragazzo si ferma, guarda le buste che avevo e mi chiede un paio di scarpe. Mi dice, lui aveva delle ciabatte ai piedi, mi dice guarda non ho delle scarpe da tanto tempo, non è che per caso ne hai un paio che può andarmi? All'inizio mi sono sentito, ti dico la verità, è stata una sensazione strana, perché volevo dirgli di no perché volevo darli alla Caritas, ma la Caritas li avrebbe dati comunque a lui o a persone come lui, quindi in una frazione di secondo ho detto certo guarda sono qui, vedi se ti vanno, perché non so se poi il numero è lo stesso. E ricorderò per sempre il fatto che lui ha preso un solo paio di scarpe, c'erano 3-4 dello stesso numero, quindi poteva prenderle tutte, ne ha preso un solo paio di scarpe, mi ricordo ancora erano delle Nike alte tipo basket, bianche, molto belle tra l'altro, ha preso un paio di scarpe, mi ha guardato e aveva gli occhi illuminati, mi ha ringraziato ed è andato via, è stato perfetto. È stato di un'eleganza, di una... Guarda, è stata una cosa che veramente mi ha toccato dentro, questa scena. La ricorderò per sempre e anche mio figlio lì accanto a me si è emozionato dalla scena. Quindi, voglio dire, tendiamo tutti ad accumulare un sacco di cose, ma c'è gente che ne ha realmente bisogno. Quindi il minimalismo da un certo punto di vista fa bene a me che lo pratico, perché mi aiuta a svuotare la testa, svuotando la casa, e può sembrare una cosa assurda ma in realtà è così, e fa bene agli altri, e oggi soprattutto c'è tanto bisogno di far bene agli altri. Ti ho parlato finora di vestiti, ma anche le app sul telefono. A un certo punto mi viene la voglia di eliminare delle app. Sai quando? Quando mi sento schiavo di quell'app. Ti faccio un esempio. A volte, raramente, adesso non lo faccio più da tanto tempo, installavo dei giochi sul telefono perché magari ero in treno e mi annoiavo, oppure ero in taxi, oppure non lo so, in qualsiasi situazione mi annoiavo e quindi col gioco ogni tanto giocavo. Quando mi sono reso conto che quel gioco mi stava assorbendo, cioè stavo diventando drogato di quel gioco, l'ho eliminato. L'ho eliminato perché non voglio essere schiavo, non voglio... cioè, come dire, voglio essere libero, ecco, in questo senso. Quindi ho eliminato tutti i giochi e riesco anche con, ti faccio un altro esempio, le persone. Quando una persona si comporta male, con me ha chiuso, taglio, perché non mi interessa. Ovviamente ti sto parlando in generale, però non mi interessa continuare un rapporto malato semplicemente perché ho paura di allontanarmi da quella persona. Chi se ne frega, ce ne saranno altre 1000 persone nella mia vita, quindi non è questo il punto. Come dire, secondo me questa è la vera libertà. Non essere schiavo di niente. Pensa, ti racconto ancora un'altra cosa. Io ho sempre avuto iPhone come telefoni da una vita. A un certo punto ho deciso di vendere l'iPhone e sono passato ad Android. Perché? Perché il mio ragionamento è stato: ma io sto utilizzando iPhone perché seguo la moda o perché effettivamente mi trovo meglio con l'iPhone, quindi col sistema operativo, con tutto quello che rappresenta. Ho utilizzato un Android, un bellissimo telefono tra l'altro, per 6 mesi o 8 mesi, dopodiché l'ho venduto e sono ripassato ad iPhone. E ho capito che effettivamente non utilizzo l'iPhone per moda, ma utilizzo l'iPhone perché mi ci ritrovo meglio col sistema col sistema operativo, con tutto quello che rappresenta, ok? Quindi il minimalismo, come ti ho detto all'inizio, è eliminare il superfluo per concentrarsi solo su ciò che ha realmente valore. E io sto bene quando, ti ripeto, porto i vestiti alla Caritas, quando vendo un microfono, vendo una scheda audio, oppure regalo delle cose, io mi sento meglio, mi sento svuotato. E questa sensazione di svuotare la testa è pazzesca, è pazzesca. Bene, forse mi sono anche un po' dilungato tanto, però ci tenevo a raccontarti che cos'è il minimalismo, perché mi ci sono avvicinato, quali vantaggi ho avuto, perché magari così, ascoltando questo video, potresti averne anche tu. Da un annetto più o meno, forse un po' in più, ho fatto anche un podcast sul minimalismo che trovi sul mio sito, è un podcast gratuito, quindi puoi tranquillamente ascoltarlo sul mio sito www.alessandromazzu.it.
nella sezione podcast appunto c'è anche questo che si chiama minimalism, sembra un codice fiscale, in realtà minimalismo soltanto con le consonanti, proprio per asciugare al massimo. Che dirti, se hai domande sul minimalismo, se vuoi capire come approcciare al minimalismo, se vuoi una mano, perché all'inizio mi rendo conto che è complesso, io sono a tua disposizione. Mi faceva piacere raccontarti questo aspetto della mia vita, che è un aspetto molto importante ed è un aspetto che mi aiuta, mi sta aiutando e mi fa sentire meglio, quindi magari può far sentire meglio anche te. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, resto a disposizione, qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, scrivimi, io sono qui. E niente, ci vediamo settimana prossima. Grazie. Ciao.